Lezione 1. Scelte intelligenti per il fitness. Ciao Anna, come fai a mantenerti attiva in questi giorni? Ehi John, mi concentro su escursioni più brevi e faccio esercizi di forza. È intelligente. Le escursioni brevi sono più facili da inserire in un programma fitto di impegni. Esattamente. E gli esercizi di forza aiutano a costruire muscoli e resistenza. Hai affrontato qualche sfida con la tua routine di fitness? A volte è difficile rimanere motivati, soprattutto nelle giornate impegnative. Lo capisco. Cosa fai per superare quei giorni? Ricordo a me stesso quanto mi sento bene dopo l'esercizio. È un grande motivatore. Sentirsi bene è un incentivo fortissimo. Sì, inoltre, cerco di mescolare la mia routine per mantenerla interessante. Mescolare le cose è fondamentale. Hai un esercizio preferito? Adoro fare yoga, è rilassante e aumenta la flessibilità. Lo yoga è meraviglioso. Dovrei provare a incorporarlo nella mia routine. Dovresti. È ottimo sia per il corpo che per la mente. Cercherò alcune lezioni nelle vicinanze. Qualche suggerimento? Ci sono anche moltissime lezioni online. È super conveniente. Sembra perfetto. Esplorerò le mie opzioni e inizierò. Lezione 2. Scoperte scientifiche. Ehi Anna, hai sentito della recente scoperta scientifica? Ciao Giovanni, sì, dicono che sia una delle scoperte più importanti di tutti i tempi. Esattamente. Per la prima volta gli scienziati hanno potuto dimostrare come funziona il DNA. È affascinante. Comprendere il DNA è fondamentale per tanti campi. Giusto. Può portare a scoperte importanti nel campo della medicina e della genetica. Immaginate le possibilità di curare le malattie in modo più efficace. Assolutamente. Ciò potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo l'assistenza sanitaria. Pensi che questo porterà anche a preoccupazioni etiche? Decisamente. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Sì, soprattutto quando si tratta di modificazioni genetiche. La linea tra innovazione e confini etici è sottile. Concordato? Dobbiamo discutere delle implicazioni. Quali pensi siano i maggiori vantaggi di questa scoperta? Penso che la medicina personalizzata potrebbe essere un enorme vantaggio. Ciò adatterebbe i trattamenti ai singoli pazienti, giusto? Esattamente. Rende l'assistenza sanitaria molto più efficace. È emozionante pensare al futuro della scienza. Lezione 3. Impatti del commercio globale. Ciao Anna, hai notato come la nostra economia è diventata dipendente dalle merci importate? Ehi Giovanni? Sì, è interessante vedere come è cambiato il commercio globale. Giusto. Questa dipendenza può avere conseguenze umane significative. Assolutamente. Colpisce i posti di lavoro e le industrie locali, non è vero? Sì, molte persone si preoccupano della sicurezza del lavoro a causa delle importazioni. E può anche avere un impatto sulla qualità dei prodotti che riceviamo.
È vero, a volte le merci importate potrebbero non soddisfare i nostri standard. Inoltre, ci sono preoccupazioni ambientali legate al trasporto di merci. Esattamente, l'impronta di carbonio delle spedizioni può essere piuttosto elevata. Dovremmo considerare di sostenere maggiormente le imprese locali. Sì, ciò può stimolare l'economia locale e ridurre la dipendenza. E promuove la sostenibilità riducendo al minimo i trasporti. È una situazione vantaggiosa per tutti. Quali prodotti locali ti piacciono? Adoro acquistare prodotti freschi dai mercati degli agricoltori locali. Anche io. Ha un sapore migliore e sostiene la nostra comunità. Prendiamo l'abitudine di fare acquisti localmente ogni volta che possiamo. Ottima idea. Ogni piccola azione conta per un futuro migliore. Lezione 4. Strategie di acquisto. Ciao Anna, oggi vado a fare shopping. Dovrei cercare qualcosa di specifico o semplicemente navigare? Ciao John, dipende da cosa ti serve. Hai una lista? Ho alcuni articoli in mente, ma potrei anche voler vedere cosa c'è di nuovo. Sembra divertente. La navigazione può portare a scoperte inaspettate. Vero, potrei scoprire qualcosa di cui non sapevo di aver bisogno. Esattamente. A volte, gli acquisti migliori sono spontanei. Hai mai trovato qualcosa di straordinario mentre semplicemente navigavi? Sì, una volta ho trovato una giacca vintage perfetta per me. È fantastico. Gli oggetti vintage possono avere questo carattere. Lo fanno davvero. Inoltre, è bello avere qualcosa di unico. Sono d'accordo. Manterrò la mente aperta mentre faccio shopping oggi. Buona idea. Potresti imbatterti in molto. E se trovo qualcosa che amo, lo considererò una vittoria. Assolutamente. Goditi la tua avventura di shopping. Grazie, Anna. Ti farò sapere cosa trovo. Lezione 5. Esplorare nuovi posti. Buongiorno, Anna. Stavo pensando di visitare qualche posto nuovo. Qualche suggerimento? Ehi John, sembra rinfrescante e divertente. Che tipo di posti ti interessano? Sono aperto a qualsiasi cosa. Parchi, musei o anche nuovi caffè sarebbero fantastici. C'è un bellissimo giardino botanico non troppo lontano da qui. Sembra bellissimo. Adoro essere circondato dalla natura. È davvero tranquillo lì e i fiori sono meravigliosi. Posso immaginare. Ci sono eventi specifici che accadono lì. Sì, spesso organizzano laboratori e visite guidate. Ciò renderebbe la visita ancora più interessante. Decisamente. Inoltre, puoi conoscere diverse piante. Mi piacerebbe. E i caffè. Qualche favorito? C'è un bar accogliente che serve pasticcini e caffè fantastici. Io sono sempre pronto a provare nuove prelibatezze.
Pianifichiamo una giornata per esplorare sia il giardino che il bar. Sembra una giornata perfetta. Non vedo l'ora. Lezione 6. La bellezza delle cascate. Ehi Anna, hai mai visto le cascate illuminate di notte? Ciao Giovanni, sì, brillano luci sulle cascate che le rendono ancora più drammatiche. È sorprendente, vero? I colori danno davvero vita all'acqua. Assolutamente. Adoro il modo in cui la luce cambia completamente l'atmosfera. Ricordi la prima volta che li hai visti illuminati? Sì, sono rimasto stupito dalla bellezza. Sembrava magico. Mi sono sentito allo stesso modo. È come un posto completamente diverso di notte. E il suono dell'acqua arricchisce l'esperienza. Decisamente. È così rilassante, soprattutto con le luci. Hai visitato altre cascate? Ne ho visti alcuni, ma nessuno è paragonabile a quelli qui. Sono d'accordo. C'è qualcosa di speciale in queste cascate. Forse dovremmo programmare presto una visita notturna. Sì, sarebbe bellissimo riviverlo insieme. Facciamolo. Porterò degli spuntini per divertirci. Lezione 7. Liberare la creatività. Buongiorno Anna, pensi che tutti abbiano un lato creativo? Ciao John, credo di sì. Alcune persone semplicemente lo esprimono in modo diverso. Esattamente. Alcuni compongono bella musica o dipingono quadri. Sì, la creatività sembra essere dentro di loro, in attesa di essere liberata. È affascinante come la creatività possa manifestarsi in varie forme. Assolutamente. Anche la scrittura può essere un ottimo sbocco per la creatività. Cosa ti piace fare per esprimere la tua creatività? Mi piace disegnare e talvolta scrivere poesie. È meraviglioso. Lo schizzo ti consente di catturare visivamente i momenti. Sì, è un modo divertente per documentare i miei pensieri e sentimenti. Lo adoro. Cerco spesso di scrivere musiche quando mi sento ispirato. È fantastico. Scrivere musica deve essere davvero appagante. Vuoi davvero? È come raccontare una storia senza parole. Esattamente. Dovremmo trascorrere una giornata creativa insieme prima o poi. Ottima idea. Possiamo condividere le nostre idee e ispirarci a vicenda. Lezione 8. Delizie vegetariane a Barcellona. Ehi Anna, sto cercando ristoranti a Barcellona. Ciao John, è emozionante. Sapevi che ci sono moltissimi ristoranti vegetariani? Veramente, questa è un'ottima notizia. Adoro esplorare nuove opzioni alimentari. Dovresti assolutamente provare alcuni piatti locali. Hanno tapas fantastiche. Le tapas sembrano deliziose. Quali sono alcune opzioni vegetariane da provare? Puoi provare le patatas bravas, patate fritte piccanti. Mi piacciono anche i piatti con verdure fresche.
Allora adorerai l'escalivada, un piatto di verdure grigliate. Sembra perfetto. Ci sono ristoranti specifici che consigli? Sì, Flax e Kale è un luogo popolare per pasti vegetariani sani. Ne ho sentito parlare. Si concentrano sugli ingredienti freschi, giusto? Esattamente. Hanno anche ottimi frullati e dessert. Lo aggiungerò alla mia lista. Mangiare sano durante il viaggio è importante. Decisamente. Mantiene alta la tua energia per tutte le visite turistiche. Non vedo l'ora di provare tutto questo cibo. Barcellona sembra incredibile. Lezione 9. La macchina del potere. Buongiorno Anna, ho pensato a come funzionano le strutture di potere nella società. Ciao John, è un argomento interessante. Cosa intendi per strutture di potere? Intendo dire come i sistemi debbano mettere in gioco tutti gli elementi del loro meccanismo. Ah, per mantenere il controllo e sopprimere ogni tentativo di perdere il loro potere. Esattamente. È affascinante quanto possano essere complessi questi sistemi. Sì, e spesso utilizzano vari metodi per mantenere il controllo. Come la propaganda o l'influenza economica, giusto? Sì, questi sono strumenti potenti per plasmare l'opinione pubblica. È interessante vedere come la storia abbia mostrato questi modelli. Decisamente. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per fare scelte informate. Come pensi che gli individui possano resistere alla manipolazione? L'educazione e il pensiero critico sono essenziali per l'empowerment. Sono d'accordo. Più impariamo, più siamo attrezzati. Si tratta di essere consapevoli delle forze in gioco intorno a noi. Esattamente. Continuiamo a discutere di questi argomenti, sono così importanti. Lezione 10. Espansione delle strategie aziendali. Ehi Anna, ho pensato a come espandere la nostra base di clienti. Ciao John, è un bellissimo obiettivo. Quali strategie hai in mente? Penso che dovremmo prendere in considerazione campagne di marketing mirate. È intelligente. I messaggi personalizzati possono davvero attrarre un pubblico specifico. Esattamente. Infine, dovremmo sfruttare l'analisi dei dati per comprendere meglio i nostri clienti. Sì, l'analisi dei dati ci aiuta a identificare tendenze e preferenze. È incredibile quante informazioni possiamo raccogliere dalle interazioni con i clienti. Giusto? Possiamo utilizzare tali dati per migliorare i nostri prodotti e servizi. E può guidare i nostri sforzi pubblicitari affinché siano più efficaci. Assolutamente. In questo modo possiamo raggiungere persone realmente interessate. Hai qualche esempio di aziende che lo fanno bene? Molte aziende tecnologiche utilizzano l'analisi dei dati per personalizzare le proprie offerte. È vero. Si tratta di connettersi con il pubblico giusto. Sì, sono entusiasta di vedere come queste strategie possano far crescere la nostra attività. Anche io. Iniziamo presto a implementare queste idee. Lezione 11.
Benefici dell'esercizio. Ciao Anna, ultimamente mi sto concentrando sulla mia forma fisica. Ehi John, è fantastico. Com'è andata per te? È stato fantastico. Ho fatto un mix di allenamento cardio e forza. Sembra efficace. Hai notato qualche cambiamento? Assolutamente. Mi hanno aiutato a sviluppare la mia resistenza e anche a migliorare la mia postura. È fantastico. Una buona postura è così importante per la salute generale. Sì, mi sento più energico durante il giorno. L'esercizio fisico può davvero migliorare il tuo umore e i livelli di energia. Decisamente. Mi piace anche la chiarezza mentale che porta. Questo è un grande vantaggio. Hai una routine specifica? Cerco di mescolare diverse attività ogni settimana per mantenerlo interessante. È intelligente. La varietà aiuta a prevenire la noia e ti mantiene motivato. Esattamente. Sono entusiasta di vedere quanto ancora posso migliorare. Lezione 12. Navigazione nei trasporti. Anna, hai controllato le opzioni di trasporto per il nostro viaggio? Ciao Giovanni, sì, ho guardato le stazioni e il loro sito web, è abbastanza facile da usare. È fantastico. Cosa succede se devo prendere un treno ad un orario specifico? Puoi prenotare facilmente i biglietti online o in stazione. Buono a sapersi. Ci sono sconti per gruppi. Sì, spesso offrono tariffe per gruppi, che possono far risparmiare denaro. È utile. Dovrei controllare se abbiamo un gruppo di amici che si unisce a noi. Decisamente, è sempre più divertente viaggiare insieme. Che ne dici del programma? È frequente. Sì, i treni circolano abbastanza spesso, soprattutto nelle ore di punta. È conveniente. E i servizi della stazione? La maggior parte delle stazioni dispone di aree di attesa, negozi e bar. Perfetto. Sarà bello fare uno spuntino mentre aspettiamo. Esattamente. Assicuriamoci di pianificare saggiamente il nostro orario di partenza. Cercherò i percorsi migliori e li condividerò con te. Lezione 13. L'arte del Niagara sul lago. Ciao Anna, hai sentito parlare di Niagara-on-Lake? Ehi Giovanni? Sì, è un posto così bello, soprattutto in primavera. Assolutamente. Attira molti pittori e fotografi durante tutto l'anno. Lo scenario è stupendo. I fiori e i paesaggi devono ispirare la creatività. Decisamente. Mi piacerebbe catturare parte di quella bellezza nelle foto. Hai mai visitato durante il Festival dei Fiori? Non ancora, ma ho visto le foto e sembra magico. Dovresti andare. I colori sono vibranti e l'atmosfera è vivace. Sembra un weekend perfetto. Sì, è anche un ottimo posto per la degustazione di vini. Degustazione di vini. Questo lo rende ancora più attraente. Assolutamente.
Dopo una giornata di esplorazione, è bello rilassarsi con del vino locale. Pianifichiamo presto un viaggio lì. Sembra un'esperienza meravigliosa. Lezione 14. L'essenza della cultura europea. Ehi Anna, stavo pensando al concetto di cultura europea. Ciao John, è un argomento affascinante. Cosa hai in mente? Credo che l'essenza di Roma non sia solo storica, rappresenta un'idea europea più ampia. Assolutamente. La cultura europea è ricca e diversificata e non è confinata in un unico luogo. Esattamente, è modellato da molte influenze nel corso dei secoli. Sì, e comprende arte, filosofia e persino tradizioni culinarie. Giusto. Ogni paese aggiunge il proprio sapore all'identità europea. Pensi che questa idea appartenga a qualche gruppo o istituzione particolare? Non proprio. È più un patrimonio collettivo condiviso da tutti gli europei. Sono d'accordo. È un arazzo tessuto da molti fili diversi. Quali aspetti della cultura europea trovi più interessanti? Adoro l'arte e l'architettura, soprattutto del periodo rinascimentale. È un'ottima scelta. La creatività di quel periodo è davvero stimolante. Sì, mostra come la cultura si evolve e influenza le generazioni future. Assolutamente. Esploreremo di più insieme qualche volta. Lezione 15. Bellezza costiera in Nuova Scozia. Ciao Anna, sei mai stata in Nuova Scozia? Ehi Giovanni? Sì, la costa sudorientale è meravigliosa, non è vero? Lo è davvero. Possiede molti pittoreschi villaggi di pescatori. Adoro il fascino di quei borghi. Hanno un'atmosfera così unica. Esattamente. Ognuno ha il suo carattere e la sua storia. E i panorami sono mozzafiato, soprattutto al tramonto. Sì, la costa è costellata di bellissime spiagge e scogliere. Hai visitato qualche villaggio specifico lì? Sono andato a Lunenburg. È un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. È fantastico. Gli edifici colorati sono iconici. Lo sono davvero. E anche il pesce è incredibile. L'aragosta fresca e l'eca pesante sono assolutamente da provare. Assolutamente. È un posto perfetto per gli amanti del pesce. Lezione 16. La bellezza della natura. Ehi, Anna, stavo pensando di esplorare alcuni luoghi naturali. Ciao John, sembra fantastico. Hai in mente un posto specifico? Stavo pensando ad un parco nazionale nelle vicinanze. Ha molti alberi e piante. È perfetto! I parchi naturali sono così rinfrescanti e tranquilli. Esattamente. In più essere circondati dal verde fa bene alla mente. Di sicuro. La posizione è facilmente raggiungibile. Sì, è solo a breve distanza da qui. Molto conveniente. Grande. Quali attività possiamo fare lì?
Possiamo fare escursioni, fare un picnic e magari anche fare birdwatching. Il birdwatching sembra divertente. Adoro vedere specie diverse. Anche io. È affascinante conoscere la fauna selvatica locale. Ci sono sentieri specifici che vuoi esplorare? C'è un sentiero panoramico che conduce a un bellissimo belvedere. Sembra fantastico. Mi piacerebbe vedere il panorama da lassù. Pianifichiamo una giornata da percorrere. Sarà una meravigliosa avventura. Lezione 17. L'avventura attende. Ciao Anna, hai mai pensato di visitare un parco nazionale? Ehi John, sicuramente. Ce ne sono così tanti belli da esplorare. Lo so, offrono una tale varietà di paesaggi e attività. Esattamente. Fare escursioni, campeggiare e godersi la natura sono tutte ottime opzioni. E se programmassimo un viaggio per trovarne uno questo fine settimana? Sembra fantastico. Quale parco hai in mente? Ce n'è uno non troppo lontano da qui, famoso per i suoi panorami mozzafiato. Perfetto! Adoro i luoghi con flora e fauna diverse. Anche io. Fa sì che ogni escursione sembri una nuova avventura. Inoltre, è fantastico per la fotografia. Lo scenario è sempre mozzafiato. Sì, non vedo l'ora di catturare alcuni bellissimi momenti lì. Controlliamo il meteo e prepariamo le valigie. Ottima idea. Un'avventura nella natura ci aspetta. Lezione 18. Scelte gastronomiche. Ciao Anna, stavo pensando a dove mangiare stasera. Ciao John, sembra divertente. Che tipo di cucina hai in mente? Voglio assicurarmi che abbiamo opzioni per tutti. Sì, è importante avere delle scelte. Forse un posto con un menù vario? Assolutamente. In questo modo ognuno potrà trovare qualcosa che gli piace. Adoro i ristoranti che offrono anche opzioni vegetariane e vegane. Decisamente. Dimostra che hanno a cuore le preferenze di tutti i loro clienti. Che ne dici di provare quel nuovo bistrò in centro? Ne ho sentito parlare benissimo. Hanno una varietà di piatti. Perfetto! Andiamo a goderci il pasto lì. Sembra un piano. Non vedo l'ora di vedere cosa servono. Anche io. È sempre emozionante provare nuovi cibi. Controlliamo se abbiamo bisogno di una prenotazione prima di partire. Lezione 19. Riflettere sulla storia. Ciao Anna, stavo pensando ai cambiamenti avvenuti nell'ultimo secolo. Ciao John, è un argomento interessante. Quali sono i tuoi pensieri? Miei concittadini americani, mentre guardiamo indietro a questo secolo straordinario, potremmo chiederci quanta strada abbiamo fatto. Esattamente. I progressi nella tecnologia e nella società sono stati incredibili. Sì, è affascinante vedere come si è trasformata la vita delle persone. E l'impatto di Internet ha cambiato tutto. Assolutamente. La comunicazione è più veloce e globale che mai.
quale pensi sia stato il cambiamento più significativo? Credo che l'ascesa dei social media abbia rimodellato il modo in cui ci connettiamo. È vero, è sia una benedizione che una sfida, però. Sì, ha i suoi pro e i suoi contro, ma è sicuramente influente. Mentre riflettiamo, è importante imparare anche dal passato. Esattamente. Comprendere la storia ci aiuta a navigare nel futuro. Lezione 20. Iniziamo il gioco. Buongiorno Anna. Oggi ho un'idea perfetta. Che ne dici di fare un gioco insieme? Un gioco? Sembra fantastico, John. Cosa avevi in mente? Beh, stavo pensando che potremmo provare quel nuovo gioco di strategie che ho appena comprato. Dovrebbe essere davvero coinvolgente e stimolante. Un gioco di strategia? Fa proprio al caso mio. È possibile giocare adesso? Sì, ho il gioco già configurato e pronto per l'uso. Immergiamoci e vediamo chi è lo stratega migliore. Sei d'accordo, John? Sono sempre pronto per una competizione amichevole. Sarà davvero divertente. Fantastico, cominciamo allora. L'obiettivo del gioco è sconfiggere il tuo avversario e catturare territori chiave. Ok. Sto ascoltando. Che tipo di mosse e tattiche possiamo usare per avere il sopravvento? Ebbene, esistono diversi tipi di unità, ciascuno con i propri punti di forza e di debolezza. Dovrai considerare attentamente la distribuzione e la gestione delle risorse. Sembra che dovrò davvero pensare qualche passo avanti. Nessun problema, sono pronto per la sfida. Facciamolo. Questo è lo spirito, Olan. Ho la sensazione che sarà un'epica battaglia di ingegno e strategia. Forza, John. Non sarò indulgente con te solo perché sei mio amico. Ah, non mi aspetterei niente di meno. Va bene, iniziamo a preparare il tabellone e diamo inizio al gioco. Sì, facciamolo. Sento già che l'adrenalina inizia a salire. Sarà davvero divertente. Concordato. Ok, la prima mossa è tua. Mostrami quello che hai, Anna. Che i giochi abbiano inizio.